Quindi è importante, quando noi abbiamo a che fare con qualcuno che sta vivendo questo tipo di esperienza, ma anche se noi viviamo questa esperienza, l'esperienza del lutto, è comprendere cosa ascoltare, cosa riconoscere nell'altro e soprattutto non giudicare ma accogliere. Perché se una persona mi viene a dire sono arrabbiata perché le mie amiche hanno ancora il marito, la prima cosa che io mi devo concedere, devo donare all'altro è il non giudicarla. Perché si sta aprendo a me dicendomi una cosa che sa che potrebbe sembrare indicibile, tra virgolette. Perché ti dice, poi spesso ti dicono, è brutto da dirsi, è brutto, però è così, prendiamo atto che è così. È la prima cosa, il primo step, diciamo, accogliere. Solo che poi ci sono dei sentimenti che a volte sono più facili da accogliere e altri magari un po' più difficili. Una cosa che noi possiamo provare è il senso di colpa, perché spesso ti dicono, forse non le abbiamo provate tutte, forse dovevamo andare in un'altra struttura, chiedere un altro parere. Cosa ci stanno dicendo? Mi sento in colpa. Forse io ho favorito questa morte o potevo trovare un modo per. Oppure vi dicono, forse non mi sono impegnato, se io fossi stata diversa con il personale sanitario, con le infermiere, con il medico, qualcuno dice, magari se portavo qualcosa da mangiare, ne sentiamo un po' di ogni, forse gli davano più retta, forse lo curavano meglio. Oppure senso di colpa quando ci rendiamo conto che avremmo voluto dire loro tante cose e non gliele abbiamo dette. Oppure, non so, io mi ricordo una figlia, una ragazza giovane che stava malissimo perché il papà ha avuto un'emorragia cerebrale, quindi non c'entrava nulla con lei, ma la sera avevano avuto una discussione. E quindi non c'è stato il modo di recuperare, no, quella discussione, perché il papà poi di notte ha avuto un'emorragia cerebrale. E quindi c'era tutto il senso di colpa e l'associare, abbiamo discusso, il papà è stato male, quindi io sono la causa. Senso di colpa perché poi scatta in noi il senso di protezione che c'è anche prima, ma lo mettiamo in discussione. Siamo umani, il nostro essere umano ci porta sempre a metterci un po' in discussione e a rifare un'analisi e quindi a criticarci fondamentalmente. Oppure quando si dice forse non ho dimostrato abbastanza amore. Una signora che ha dovuto assistere il marito con una malattia degenerativa mi diceva, quando arrivava la 7ª, 8ª volta che mi chiamava di notte, a quel punto, dottoressa, dicevo basta, stressata, no? E quindi quando poi inevitabilmente lui è venuto a mancare, lei mi dice, forse non gli ho dimostrato abbastanza amore, dovevo essere più gentile, no? Più amorevole. Oppure quando ti raccontano, ho desiderato la sua morte, ho pensato adesso basta, che può essere adesso basta perché soffre troppo o perché io non reggo più tutta questa sofferenza. Sono tutti pensieri che possono attraversare la mente di chi resta. E il senso di colpa può fare tanto male, può farci provare molta sofferenza, tanto che può diventare un blocco in quello che io ho chiamato elaborazione del lutto, cioè nella costruzione di quel ponte verso la continuità, verso il continuare a vivere. Paradossalmente a volte il senso di colpa nasce dopo magari qualche mese, quando ti dicono io posso andare avanti a vivere, sto male, mi sembra di tradire la persona che è morta.
sono cose che vi risuonano un po' dentro mentre ve le racconto, perché magari o vi sono state raccontate, riferite, oppure magari le avete provate anche voi stesse. L'importante è, ecco, che vi dicano qualcosa. Un'altra emozione che possiamo provare è la rabbia. È un sentimento che accompagna quasi sempre una perdita importante, perché si sente la morte come ingiusta. Però se ci pensiamo, la rabbia è anche piena di energia e quindi all'inizio del lutto sembra quasi un'alleata, perché ci ripara dalle sensazioni di vuoto e di solitudine. Chi si arrabbia è talmente preso dalla sua rabbia che evita di provare questo senso di vuoto, quindi proprio la mancanza dell'altro, perché resta arrabbiato, e a volte alimentano la rabbia per questa ragione. È un po' come la signora di cui vi parlavo, no? Fintanto che io resto arrabbiata e invidiosa, io non devo pensare al fatto che potrei ricominciare a frequentare le mie amiche, fare qualcosa con loro. No, perché questo vorrebbe dire accettare e riconoscere che mio marito non c'è più. E allora la rabbia mi serve. Ora, non è consapevole, ovviamente. Quando poi vengono da noi li aiutiamo a comprendere a cosa serve la rabbia. Però ecco, cerchiamo di far frutto di queste informazioni per riuscire, ecco, a essere noi anche più accoglienti verso le nostre emozioni e quelle degli altri. Quindi, se c'è la rabbia, deve poter essere accolta e conosciuta senza averne troppa paura. Guardare anche la rabbia non significa infatti alimentarla o agirla insieme alla persona che ce ne parla, ma semplicemente dare uno spazio di ascolto, uno spazio anche a chi la sta provando per guardarla e dire: guarda che succede questo, sei arrabbiata, ci sta, è umano, ma questa rabbia non è che ti porta a non vedere che c'è anche una mancanza, che c'è anche un vuoto. Quindi per essere sciolta, un'emozione dolorosa deve essere, come dire, vista. Proprio perché in questo modo io posso far emergere le emozioni che verranno poi. Cosa ascoltare, riconoscere e non giudicare, ma accogliere i pensieri indicibili, che hanno anche questi bisogno di trovare uno spazio di ascolto, perché solo così possono lasciare la mente più libera. Perché in realtà una persona si vergogna a raccontare certe cose, certi pensieri, perché pensa che non siano appropriati, non sono socialmente accettabili, ma continuano a restare qua. E quindi diventa un rimuginare, e una mente che rimugina non è una mente libera, e quindi non riuscirà ad andare oltre, non riuscirà a costruire questo ponte che gli permette di continuare a vivere. Anche qua, se è un pensiero indicibile, cos'è che ci fa provare? Ci fa provare senso di colpa, e non lo racconto. Ma indicibile a volte, mi viene in mente quest'altra persona, in realtà era un ragazzo giovane, rimasto vedovo giovanissimo, quindi con anche dei figli tra l'altro, quindi in quanto giovane tutti gli dicevano: beh, sei giovane, rifatti una vita, no? E a un certo punto viene, tra l'altro lo conosco perché il problema che porta è un'emicrania continua, un'emicrania resistente ai farmaci, e quindi viene curato per quello, no? Aveva iniziato a frequentare anche un'altra persona, perché vuoi a 30 anni non rifarti una vita? Era questo il messaggio che lui si rendeva conto che continuava a ricevere, ma anche dai suoceri, i suoceri che lo aiutavano, dicevano: devi rifarti una vita. Viene da me, in effetti tutto sembra normale, e poi emerge una cosa che dice: sì, però se glielo dico, dottoressa, non mi prenda per matto. Proviamo, vediamo. E mi dice: io tutti i giorni quando arrivo a casa
racconto nella mia testa la mia giornata a mia moglie, cioè alla fotografia ovviamente. Da brava psicologa ho indagato se non vedesse anche la moglie, perché comunque devi escludere che ci siano problemi più importanti, e lui in effetti non la vedeva la moglie, sapeva bene che non c'era, però lui non aveva elaborato la perdita, cioè, e lui mi diceva, io ho risposto a quello che continuavano a dirmi, perché non era pensabile che un uomo giovane potesse passare dal dolore e magari restarci anche per un po', okay? Doveva rifarsi una vita. E in realtà lui tutte le sere raccontava nella sua testa la sua giornata lavorativa alla moglie che non c'era più. Ma questa cosa continuava a frullargli così tanto in testa, che era una cosa che non poteva raccontare perché sembrava da matto, che una volta che ha potuto permettersi di raccontarla, intanto i farmaci hanno iniziato a fare effetto e poi nel tempo siamo riusciti anche a toglierglieli. Vedete come se l'elaborazione passa dal dolore, quindi da un'accettazione di tutti del fatto che puoi soffrire e che hai bisogno del tuo tempo, che chi se ne frega se hai 30 anni, chi se ne frega se hai 50 anni, cioè, e sei giovane. Hai diritto a prenderti il tuo tempo per accettare il vuoto. Una volta che io riesco ad accettare il vuoto, riesco ad andare oltre. Questo per lui era un pensiero indicibile, il dirmi questa cosa, perché era da matto, è uno dei pensieri indicibili, che a volte ci portano a sentirci poi in colpa. E lui si sentiva in colpa verso la moglie morta. E infatti questa frase, no, con cui concludo la slide, noi abbiamo la sensazione che essere ancora felici sarebbe quasi un tradimento nei confronti di chi non c'è più. L'angoscia è il senso di vuoto, è inevitabile. Quando io passo dal dolore, passo dalla rabbia, passo anche da questo senso di vuoto, perché una persona non c'è più. E infatti ti dico, ma come mai sto così male adesso, più che nei primi tempi? Perché come vi dicevo, la rabbia aiuta, o la frenesia dei primi giorni. Quando c'è una signora che ha appena perso il padre, mi scrive: mi sento in un frullatore, perché i giorni prima corri perché magari non sei malato, l'ospedale, pronto soccorso, i giorni dopo funerale, saluta tutti, condoglianze, pensa alle cose burocratiche. Sono da un minimo di 3 giorni a un massimo di 15 dopo la morte, in cui veramente devi pensare a tante cose. Queste cose ti danno la forza di reagire, poi c'è magari il vissuto della rabbia, poi però arriva il senso di vuoto, la perdita, e me ne rendo conto. E allora è questo senso di angoscia che a volte poi ci preoccupa, perché è questo che potrebbe portare eventualmente a una depressione. Perché quello che sentiamo è anche una mancanza fisica, una mancanza emotiva, una mancanza fisica. Ci sono persone che a distanza di anni ti dicono: io a volte lo cerco a fianco a me, no? Perché c'era, se avevo freddo, se mi svegliavo di notte, controllavo se era lì, no? E quindi in realtà vedete come a volte questi vissuti portano a condividere delle cose molto intime. E quindi saper accogliere questa intimità è fondamentale. Il dolore in questa fase è forse meno definibile, ma si traduce in una fatica ad andare avanti e a volte lo vediamo anche tradursi in disinteresse per la nostra vita e degli altri. E come vi dicevo, si sente ancora di più la mancanza fisica della persona che se n'è andata.
però si ha questa sensazione urgente di bisogno, di avere qualcuno, di averlo lì. Il fatto di non poter più toccare la persona ci fa sentire fragili, indifesi di fronte proprio a noi stessi, no? Perché ci accorgiamo che siamo soli. Un'altra sensazione e vissuto che ci può portare la persona e che possiamo provare noi è la perdita di senso della nostra esistenza. Che oggi vi ho già anticipato quando vi ho detto spostare i miei investimenti, no? Se io prima facevo la maestra, ho fatto la maestra per tanto tempo, ho lavorato per tanti anni con i bambini, adesso vado in pensione. Cambio. Qual è il senso allora? Devo costruirmelo questo senso, quindi passo da una perdita e devo costruirne un'altra. Anche qui vedete un ponte. Perdo, devo ricostruire, posso ricostruire. E questa fase del lutto è molto importante perché ci aiuta a vedere su cosa costruiamo la nostra vita, ci aiuta a conoscerci attraverso l'ascolto e lo sguardo rivolto verso il come costruiamo e viviamo le nostre relazioni affettive e umane, di quali risorse disponiamo per affrontare le perdite, quali sono le nostre paure più profonde. Quindi è un momento, è una possibilità per conoscerci. Quindi l'esperienza della perdita, il lutto, è una possibilità. Ok? Chiarissimo che ci sono delle esperienze, delle possibilità più allegre, ma fa parte della nostra vita. E se noi riusciamo a vederla come una possibilità per conoscerci, ci permette di riprendere un po' questa idea è una fase del mio sviluppo, inevitabile. Altrimenti io resto bloccata, spaventata. Io ho invitato il mio familiare, le ho fatto sapere che c'era questo incontro e mi dice, perché so che è spaventatissima dalla morte propria e altrui, e mi dice, no, sono troppo bloccata. E gli ho detto, guarda che può essere che magari invece vieni stimolata a pensarla come una possibilità, anziché continuare a negare quella cosa. Perché negare la morte, negare le perdite, ci blocca emotivamente e alimenta la paura, l'angoscia, prima ancora di perdere qualcuno. Allora, quello che ci influenza è l'idea che abbiamo della vita e della morte e ci aiuta ad andare avanti senza vivere nella paura. Lo so che possono sembrare belle parole, ma un genitore, io sono mamma, io non passo tutto il mio tempo a pensare i miei figli potrebbero morire o io posso morire, ma devo avere la consapevolezza che è un'eventualità. Non la desidero, ma è un'eventualità. Se a questo pensiero io ogni tanto non rivolgo la mia attenzione, sarà ancora più doloroso, angosciante il vivere questa cosa. E invece il senso alla vita passa anche dal dare un senso alla morte. Allora, quindi la fase della perdita di senso, del che significato ho io ora, è una fase in cui il dolore può trasformarsi da chiuso, profondo, che ci tiene imprigionati, ad uno più aperto, più morbido, accogliente, ma che semplicemente ci accompagna. Cioè, le persone che noi vediamo che tornano alla vita dopo un dolore, non è che si sono dimenticati di quel dolore, ma hanno imparato a conviverci.
e hanno imparato a investire quel loro affetto e la propria vita su qualcos'altro. Io ho una cara amica che ha perso un fratello e io ho visto questo percorso nei suoi genitori, dove appunto, tra l'altro morte improvvisa, drammatica, l'elaborazione ha richiesto tanto tempo, e io so che questi genitori continuano a soffrire, perché il pensiero c'è sempre. Come sarebbe stato? Dov'è? Cosa avrei potuto fare? Ma hanno investito le loro energie in altro, hanno tradotto questa mancanza di legame in altre forme di affetto, che hanno dato un senso alla loro vita. Molto spesso di fronte alla perdita mettiamo in atto comportamenti che cercano di mantenere la persona nella nostra vita. Parliamo con lei anche se non c'è più, teniamo tutte le sue cose, prepariamo ancora il cibo come se ci fosse, arrediamo angoli della casa in suo ricordo. Quando entrate in quelle case dove c'è una foto a mo' di santino, no? Ci sono come dei piccoli altarini, ma sono più di uno, per quella persona o quelle persone. Perché se penso alla mia mamma, le foto di componenti della sua famiglia, quindi però in un solo luogo, ma sono tutti comportamenti naturali, perché il bisogno di continuità è un fatto umano, è un'esigenza. Altre volte reagiamo alla perdita facendo esattamente il contrario, ci disfiamo al più presto degli oggetti, dei vestiti che sono appartenuti a chi abbiamo perso. A volte c'è chi cambia casa, addirittura c'è chi cambia città, oppure li vediamo che cominciano a uscire tutte le sere, a impegnarsi in 1000 attività diverse, ma anche qua vedete è un comportamento anche questo naturale, che è l'idea poi di fuggire dal dolore e far finta di niente, ed è una forma ancora molto umana. Perché sottolineo questo? Perché il mio obiettivo è soffermarci sull'importanza di accogliere questi vissuti, imparando da noi stessi per poi riuscire a farlo con gli altri. Accogliamo le nostre emozioni, accogliamo i nostri vissuti, diamo uno spazio interiore a noi per riuscire poi ad accogliere quello che ci portano gli altri. Spesso fare finta di niente o farci vedere che stiamo reagendo bene è ciò che ci viene richiesto dal nostro contesto culturale, un po' come quel ragazzo di cui vi parlavo, no? L'immagine era uno che stava reagendo bene, come socialmente ci si aspettava. Sei giovane, dai, riprenditi, no? Rifatti una vita. Però il nostro contesto culturale è un contesto dove la sofferenza per un lutto in realtà non è più considerata un comportamento sano. È arrivata una signora da me, non so, il marito era morto tipo un 6-7 mesi prima, poi poverina lei ha avuto anche dei problemi di salute, quindi è stata distratta da questi problemi importanti di salute. Una volta ritornata a casa è come se lei avesse ripreso, è tornata nel suo lutto, no? E i parenti dicevano, vabbè dai, su. Lei ha impiegato tantissimo a iniziare a svuotare o a dar via le cose dal marito, no? Ha impiegato 1 anno e mezzo, ma chi se ne frega, mi viene a dire, va bene, ha impiegato 1 anno e mezzo, quello è il tempo di cui avevi bisogno. Ma lei viene da me portandomi la domanda ma io non sono normale? Sono matta che mi dicono che io dovrei già essere in forma, che in fondo mio marito era malato? Sì, ma una relazione di coppia bellissima, una storia veramente molto ricca di come si sono incontrati, di come hanno costruito il loro rapporto e di come lei l'ha assistito poi nella malattia. E tutto questo ha inciso anche sul percorso di elaborazione del lutto.
perché l'investimento in questo rapporto era un investimento molto forte tra loro due, no? E lei si è ritrovata che doveva investire al di fuori. Il tempo non lo decide nessuno, lo decidiamo noi. Qui sto parlando di un tempo dove non sto parlando di depressione vera e propria, quindi non sto parlando di una depressione che poi diventa malattia, ma di un percorso nel dolore, nella sofferenza che ognuno di noi può e deve entrarci, e ognuno si prende il suo tempo. Ma l'idea di prenderci il nostro tempo, oggi che corriamo per qualsiasi cosa, non è semplice. Diventa quasi un pensiero indicibile: ho bisogno del mio tempo, ho bisogno di fermarmi. Ecco allora che la paura di non essere normale o la paura di non riuscire a reagire alla perdita in modo adeguato si insinua nella nostra vita, aumentando in realtà la nostra sofferenza. Perché noi che restiamo, andiamo avanti e abbiamo a che fare con un contesto che ci dice: perché soffri ancora? Dai, su! Perché non sei tornata alla tua vita di tutti i giorni? Perché non è semplice. Io mi ricordo, e qui ad esempio è ancora più borderline la situazione, ho lavorato per tanto tempo in un reparto di stati vegetativi. Quindi non sono quelle persone in coma che arrivano in ospedale, quando ormai si è capito che dallo stato vegetativo non si esce. E dicevamo ai parenti: prendetevi i vostri spazi. E un marito mi dice: sì, ma dottoressa, i miei spazi prima erano sempre con mia moglie, quindi lui arrivava alle 8 del mattino e se ne andava via alle 8 di sera, se poteva, no? Poi siamo riusciti a concordare che almeno a pranzo poteva, andare a godersi il pranzo. Ma vedete come abbiamo bisogno di mantenere e di restare legati a quei rapporti su cui abbiamo investito. È inevitabile e abbiamo bisogno del nostro tempo. Quindi quando vi dico siamo riusciti ad accompagnarlo ad accettare questa cosa, non pensate nel giro di 2 settimane, ma nel giro di mesi. Perché quando lui la prima volta ci ha detto: vado a pranzare con i miei nipoti, ho detto: wow, è riuscito in questa cosa a spostare un pochino l'investimento affettivo, ricordandosi che può anche stare del tempo con i nipoti. Quindi ci fermiamo qua su questo stimolo e poi riprendiamo dopo, va bene?